Lezione 1. Pianificazione della disponibilità. Per domani, sicuramente abbiamo posti disponibili per la riunione di domani. Ottimo, John. È importante avere flessibilità negli orari per soddisfare tutti. Assolutamente. Vogliamo assicurarci che tutti possano partecipare e contribuire alla riunione. Quali opzioni di orario abbiamo per la riunione di domani? Abbiamo 3 fasce orarie disponibili, 9, 13 e 15. Quale funziona meglio per te? Preferisco lo slot delle 13. Mi dà abbastanza tempo per concludere le mie faccende mattutine. Suona bene, allora fissiamo la riunione per le 13 di domani. Perfetto, lo segnerò sulla mia agenda. La riunione si terrà di persona o online? Avremo una riunione online poiché al momento stiamo lavorando da remoto. Per me funziona. Le riunioni online sono comode e consentono di risparmiare tempo di viaggio. Infatti. È efficiente e ci consente di connetterci indipendentemente dalla nostra posizione fisica. Ci sono argomenti o punti all'ordine del giorno specifici che dovremmo preparare per la riunione? Sì, discuteremo della tempistica imminente del progetto e dell'assegnazione delle attività. Capito. Mi assicurerò di esaminare i dettagli del progetto e di prepararmi per qualsiasi domanda. Sarebbe fantastico, Anna. I tuoi suggerimenti e le tue intuizioni sono sempre preziosi. Grazie, John. Non vedo l'ora di incontrare e collaborare con il team. Allo stesso modo, Anna. È sempre produttivo e stimolante lavorare insieme per raggiungere i nostri obiettivi. Apprezzo il lavoro di squadra e il supporto che abbiamo all'interno della nostra organizzazione. Assolutamente. Siamo più forti quando lavoriamo insieme e sfruttiamo i punti di forza reciproci. Questa è la bellezza di una collaborazione efficace. Otteniamo di più quando uniamo i nostri sforzi. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Trasformiamo la riunione di domani in un successo e portiamo avanti il nostro progetto. Sembra un piano, John. La riunione di domani sarà un passo avanti verso i nostri obiettivi condivisi. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, Anna. Siamo pronti per una riunione produttiva e di grande impatto domani. Complimenti, John. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo insieme e raggiungiamo grandi risultati. Assolutamente, Anna. Ci vediamo domani alla riunione. Lezione 2. Differenze culturali. È affascinante vedere come le differenze culturali modellano le nostre prospettive. Assolutamente, John. Ogni cultura porta valori e modi unici di vedere il mondo. È interessante come qualcosa possa essere considerato educato in una cultura ma maleducato in un'altra. È vero, John. I gesti e le usanze possono variare notevolmente tra le diverse culture. Puoi darmi un esempio di una differenza culturale che trovi intrigante, Anna? Un esempio è il concetto di spazio personale. In alcune culture, le persone preferiscono stare più vicine durante le conversazioni, mentre altre apprezzano una maggiore distanza. È intrigante, Anna. È importante essere consapevoli di queste differenze per evitare malintesi. Sicuramente,
John. Essere consapevoli delle sfumature culturali aiuta a promuovere una migliore comunicazione e rispetto. Sono d'accordo. È essenziale affrontare le differenze culturali con una mente aperta e la volontà di imparare. Assolutamente, John. Abbracciare la diversità arricchisce la nostra comprensione del mondo. Hai incontrato differenze culturali che ti hanno sorpreso, Anna? Sì, John. Quando sono andato in Giappone, sono rimasto sorpreso dalla loro enfasi sulla cortesia e sul rispetto nelle interazioni sociali. Interessante, Anna. È importante adattarsi alle usanze dei luoghi che visitiamo. Sì, John. Mostrare rispetto per le usanze e le tradizioni locali è un modo per apprezzare la cultura. Esistono valori universali che trascendono le differenze culturali? Sì, John. Valori come la gentilezza, l'onestà e la compassione sono spesso apprezzati in tutte le culture. È rassicurante, Anna. È bello sapere che alcuni valori possono colmare le lacune culturali. Assolutamente, John. Trovare un terreno comune aiuta a creare connessioni e a favorire la comprensione. Come possiamo istruirci sulle diverse culture e sulle loro prospettive? Un modo è leggere libri o guardare documentari su culture diverse, John. È un ottimo suggerimento, Anna. Ci consente di acquisire informazioni su diverse prospettive. Un altro modo è avviare conversazioni con persone di diversa estrazione culturale. Sono d'accordo, Anna. Lo scambio di esperienze e idee può ampliare i nostri orizzonti. Lezione 3. Emozionanti avventure in montagna. Montagne. Sembra elettrizzante. Hai vissuto esperienze emozionanti durante la tua recente gita in montagna, Anna? Assolutamente, John. Le montagne offrono una bellezza mozzafiato e avventure elettrizzanti. Raccontami uno dei momenti più memorabili del tuo viaggio. Uno dei momenti salienti è stato raggiungere la vetta di una vetta impegnativa. Il senso di realizzazione è stato incredibile. Deve essere stata un'esperienza esaltante. Come ti sei preparato per una salita così impegnativa? Mi sono allenato per settimane prima, concentrandomi sugli esercizi di resistenza e forza. Era essenziale essere preparati fisicamente. Posso immaginare. L'arrampicata in montagna richiede un alto livello di forma fisica e resilienza mentale. Infatti, l'aspetto mentale è altrettanto importante. Si tratta di superare le sfide e rimanere determinati. Ci sono stati ostacoli inaspettati che hai dovuto superare durante la salita? Sì, abbiamo incontrato un'improvvisa tempesta di neve vicino alla vetta. Ha reso il sentiero scivoloso e la visibilità era scarsa. Sembra una sfida. Come sei riuscito a superare la tempesta? Ci siamo affidati alla nostra attrezzatura da alpinismo, e abbiamo seguito i segnali lungo il sentiero. Richiedeva particolare cautela e lavoro di squadra. Il lavoro di squadra è fondamentale in queste situazioni. È importante sostenersi e prendersi cura l'uno dell'altro. Assolutamente. Abbiamo dovuto comunicare in modo efficace e prendere decisioni in team per garantire la sicurezza di tutti.
Hai avuto momenti di paura o dubbio durante la salita? Ci sono stati momenti di dubbio, soprattutto di fronte a ripide scogliere o a condizioni meteorologiche imprevedibili. Ma ho ricordato a me stesso le mie capacità e sono rimasto concentrato. Superare la paura e il dubbio è di per sé un risultato significativo. Dimostra forza e determinazione. Sicuramente. Le montagne ci insegnano lezioni preziose sulla resilienza, la perseveranza e la fiducia in se stessi. Capisco perché l'alpinismo sia un'esperienza così elettrizzante e trasformativa. Lo è davvero, John. Le montagne ci spingono oltre i nostri limiti e rivelano la nostra forza interiore. Partiresti per un'altra avventura in montagna in futuro, Anna? Assolutamente. Sto già programmando la mia prossima spedizione in montagna. Il fascino delle montagne è irresistibile. È fantastico, Anna. Ammiro il tuo spirito avventuroso e la tua disponibilità ad accettare le sfide. Grazie, John. La vita è fatta per essere vissuta al massimo e le avventure in montagna aggiungono euforia e bellezza al nostro viaggio. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Passiamo ad altre emozionanti avventure in montagna e alle lezioni che ne scaturiscono. Complimenti, John. Continuiamo a esplorare le meraviglie delle montagne e a superare i nostri limiti. Anzi, Anna. Intraprendiamoci in nuove avventure in montagna e creiamo ricordi indimenticabili lungo la strada. Lezione 4. Ansia da esame e brevi pause. Gli esami possono essere stressanti, Anna. Come gestisci l'ansia da esame? È importante trovare strategie che funzionino per te. Una cosa che mi aiuta è fare delle brevi pause durante le mie sessioni di studio. Questo è interessante. Con che frequenza fai delle pause e per quanto tempo? Di solito faccio una breve pausa ogni 45 minuti o un'ora. Sono circa 5-10 minuti per ricaricare e rilassare la mente. Cosa fai durante quelle pause per sfruttarle al meglio? Cerco di dedicarmi ad attività che mi aiutino a rilassarmi e a distrarmi dallo studio. Potrei fare stretching, ascoltare musica o fare una breve passeggiata. Sembra un buon modo per rinfrescare la mente e prevenire il burnout. Assolutamente. Fare delle pause mi permette di mantenere la concentrazione e previene l'insorgere della fatica. Hai qualche consiglio per sfruttare al meglio le vacanze brevi? Un consiglio è evitare di controllare il telefono o di lasciarsi coinvolgere dai social media. Invece, fai qualcosa che ti rilassi e ti ringiovanisca veramente. Questo è un ottimo punto. È facile farsi distrarre dai nostri dispositivi durante le pause. Un altro consiglio è quello di impostare un timer per la pausa in modo da non perdere troppo tempo dallo studio. La gestione del tempo è fondamentale quando si tratta di studiare. L'impostazione di un timer può aiutare a mantenere un equilibrio. Esattamente. Si tratta di trovare l'equilibrio tra il tempo dedicato allo studio e le pause necessarie. Trovi che fare delle brevi pause aiuti a ridurre l'ansia da esame? Sì, sicuramente aiuta. Concedendomi delle pause regolari, mi sento meno sopraffatto e ho più controllo delle mie sessioni di studio. È bello sentirlo. Gestire l'ansia da esame è essenziale per ottenere il massimo.
Assolutamente. È importante dare priorità alla cura di sé e creare una routine di studio che funzioni per te. Ci sono altre strategie che usi per far fronte all'ansia da esame? Sì, oltre alle pause, pratico anche esercizi di respirazione profonda e dialogo interiore positivo per calmare la mente. La respirazione profonda e le affermazioni positive possono essere strumenti potenti per gestire lo stress. Lo sono davvero. Si tratta di coltivare una mentalità positiva e credere nelle proprie capacità. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Sono sicuro che molti studenti troveranno utili questi suggerimenti. Benvenuto, John. Spero che queste strategie possano rendere lo studio e gli esami un po' meno scoraggianti per gli altri. Sono sicuro che lo faranno. Ecco come adottare abitudini di studio efficaci, gestire l'ansia da esame e raggiungere il successo. Complimenti, John. Sosteniamoci a vicenda e superiamo gli esami con sicurezza. Assolutamente, Anna. Insieme, possiamo superare l'ansia da esame ed eccellere nelle nostre attività accademiche. Lezione 5. Allenamenti intensi e rafforzamento della forza. Anna, ho sentito che stai facendo degli allenamenti intensi ultimamente. Come riesci a mantenere alta la frequenza cardiaca durante le sessioni di allenamento? Si tratta solo di incorporare esercizi ad alta intensità nella mia routine, John. È ciò che aumenta il mio battito cardiaco e lo rende piuttosto intenso. Sembra impegnativo ma efficace. Puoi darmi un esempio di esercizio ad alta intensità che fai? Un esercizio che adoro sono i burp. È un movimento per tutto il corpo che combina cardio e allenamento della forza. Mi fa davvero battere forte il cuore. I burp sono duri, ma agiscono su più gruppi muscolari. Quanti ne fai di solito in una sessione? Cerco serie di 10-15 burp, con brevi intervalli di riposo intermedi. Mantiene alta l'intensità e mi spinge a superare i miei limiti. È impressionante, Anna. Posso immaginare quanto debbano essere impegnativi e gratificanti quegli allenamenti. Lo sono sicuramente, John. Gli allenamenti intensi mi spingono al limite e mi aiutano a rafforzare sia fisicamente che mentalmente. Parlando di forza, quali altri esercizi fai per aumentare la forza complessiva? Incorporo esercizi come squat, stacchi e flessioni nella mia routine. Questi movimenti composti colpiscono più gruppi muscolari e aiutano a rafforzare la forza. Gli esercizi composti sono ottimi per aumentare la forza funzionale. Con che frequenza ti alleni per vedere i progressi? Mi alleno circa 4-5 volte a settimana, dando al mio corpo abbastanza tempo per riposare e riprendersi tra una seduta e l'altra. Il riposo e il recupero sono fondamentali per la crescita muscolare e la prevenzione degli infortuni. Hai qualche consiglio per il recupero? Assolutamente. Do priorità al sonno e mi assicuro di riposare a sufficienza. Inoltre, includo lo stretching e il foam rolling per aiutare il recupero muscolare. Si tratta di un approccio completo alla ripresa. È importante prendersi cura del proprio corpo dopo allenamenti intensi. Sicuramente, John. Prenderci cura del nostro corpo ci permette di continuare a sfidare noi stessi e a fare progressi. Hai notato altri benefici dai tuoi allenamenti intensi e dall'allenamento della forza? Assolutamente. Oltre ad aumentare la forza fisica, mi sento più energico,
fiducioso e concentrato in altre aree della mia vita. È fantastico, Anna. È incredibile come l'esercizio possa avere effetti così positivi su vari aspetti del nostro benessere. Lo è davvero, John. L'esercizio fisico non riguarda solo la forma fisica, ma anche il benessere mentale ed emotivo. Sono ispirato dalla tua dedizione e dai risultati che hai ottenuto durante i tuoi allenamenti intensi. Grazie, John. Si tratta solo di trovare esercizi e routine che ti sfidino e ti motivino personalmente. Beh, mi hai sicuramente motivato a incorporare più intensità e allenamento di forza nei miei allenamenti. Sono felice di sentirlo, John. Continuiamo a sforzarci e a goderci insieme i benefici di allenamenti intensi. Assolutamente, Anna. Ecco come sfidare i nostri limiti, aumentare la forza e sfruttare la potenza di allenamenti intensi. Complimenti, John. Continuiamo a diventare più forti, sia fisicamente che mentalmente, attraverso i nostri percorsi di fitness. Anzi, Anna. Continuiamo a lottare per la grandezza e ispirare gli altri lungo la strada. Lezione 6. Noleggio auto e copertura assicurativa. Anna, ho sentito che hai noleggiato un'auto di recente. Avete ottenuto una copertura assicurativa? Sì, mi sono assicurato di stipulare un'assicurazione dalla società di noleggio. È importante avere quella tranquillità. Assolutamente. Gli incidenti possono capitare e avere una copertura assicurativa può salvarti da spese impreviste. Questo è vero. È meglio essere preparati e protetti, soprattutto quando si guida un veicolo a noleggio. Hai optato per la copertura assicurativa di base o hai scelto opzioni di copertura aggiuntive? Ho deciso di scegliere le opzioni di copertura aggiuntive. Potrebbe costare un po' di più, ma offre una protezione più ampia. È una scelta saggia, Anna. Una copertura aggiuntiva può essere utile, soprattutto se prevedi di guidare in zone sconosciute. Esattamente. Volevo assicurarmi di avere una copertura per eventuali danni o incidenti. Hai verificato anche se la tua assicurazione auto personale copre i veicoli a noleggio? Sì, l'ho fatto. La mia assicurazione auto personale non copre le auto a noleggio, quindi sapevo di doverla stipulare separatamente. Questo è buono a sapersi. Molte persone presumono che la loro assicurazione personale copra gli affitti, ma non è sempre così. Sì, è importante verificare con il proprio assicuratore per comprendere le opzioni di copertura. La società di noleggio ti ha spiegato i dettagli della copertura assicurativa? Sì, mi hanno fornito tutte le informazioni necessarie e hanno risposto alle mie domande sulla copertura. Questo è fantastico. È essenziale avere una chiara comprensione di ciò che copre l'assicurazione e delle eventuali limitazioni. Assolutamente. È utile conoscere i termini e le condizioni per evitare sorprese in seguito. Oltre all'assicurazione, la società di noleggio ha fornito servizi o vantaggi aggiuntivi? Sì, hanno offerto assistenza stradale in caso di guasti o emergenze durante il periodo di noleggio. L'assistenza stradale può essere un vero toccasana, soprattutto quando ti trovi in un luogo sconosciuto. Sicuramente.
Mi dà tranquillità sapere che l'aiuto è sufficiente una telefonata se qualcosa va storto. Hai dovuto pagare un deposito cauzionale al momento del noleggio dell'auto? Sì, ho dovuto fornire un deposito cauzionale al momento del noleggio. È una pratica standard per la maggior parte delle società di autonoleggio. È importante tenere conto del deposito cauzionale quando si pianifica il budget per il noleggio. Assolutamente. Si tratta di un blocco temporaneo dei fondi, quindi è fondamentale pianificare di conseguenza. Grazie per aver condiviso la tua esperienza, Anna. È utile conoscere il noleggio auto e l'assicurazione. Benvenuto, John. Spero che queste informazioni possano aiutare altri quando noleggeranno un'auto in futuro. Sono sicuro che lo farà. Passiamo a viaggi sicuri e piacevoli, che si tratti di auto proprie o di veicoli a noleggio. Complimenti, John. Diamo priorità alla sicurezza e alla protezione ogni volta che siamo in viaggio. Assolutamente, Anna. Guidiamo sempre in modo responsabile e prendiamo decisioni informate per la nostra tranquillità. Lezione 8. Viaggi e arricchimento culturale. Anna, ho sempre ammirato la tua passione per i viaggi. Vedere il mondo è davvero arricchente, vero? Assolutamente, John. Viaggiare ci permette di esplorare culture diverse, ampliare le nostre prospettive e creare ricordi duraturi. Non potrei essere più d'accordo. Ogni volta che visito un posto nuovo, mi sembra di imparare qualcosa di nuovo sul mondo e su me stesso. Questa è la bellezza del viaggio. Ci apre la mente a nuove esperienze e ci aiuta ad apprezzare la diversità del nostro pianeta. Hai una destinazione di viaggio preferita che ti ha lasciato una profonda impressione? È difficile sceglierne solo uno, ma devo dire che visitare Kyoto, in Giappone, è stata un'esperienza trasformativa per me. Cosa ha reso Kyoto così speciale per te? Kyoto è ricca di storia e tradizione. Gli antichi templi, i meravigliosi giardini, e le cerimonie del tè erano incredibilmente affascinanti. Sembra incredibile. È affascinante come diverse parti del mondo abbiano i loro tesori culturali unici. Assolutamente. Ecco perché credo che viaggiare sia una forma di educazione. Ci insegna qualcosa sul mondo in un modo che i libri non possono fare. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Vivere culture diverse in prima persona è un'esperienza davvero coinvolgente e illuminante. E non devono essere destinazioni lontane. Anche esplorare il nostro paese può essere altrettanto arricchente. Hai ragione, a volte trascuriamo la bellezza e la ricchezza culturale che esistono proprio nel nostro giardino. Ecco perché mi sforzo di esplorare le attrazioni locali e le gemme nascoste ogni volta che posso. Hai qualche consiglio per qualcuno che vuole iniziare a viaggiare ma non sa da dove cominciare? Inizia in piccolo, John. Scegli una destinazione vicina che ti interessa e pianifica un breve viaggio. È un ottimo modo per immergersi nel mondo dei viaggi. Questo è un approccio pratico. È importante fare il primo passo e acquisire fiducia in se stessi come viaggiatore. Esattamente. Man mano che acquisisci più esperienza, puoi avventurarti gradualmente in luoghi più lontani ed esotici. Qual è secondo te la lezione più preziosa che hai imparato durante i tuoi viaggi?
Una delle lezioni più preziose che ho imparato è l'importanza dell'adattabilità e dell'abbracciare l'ignoto. Viaggiare richiede certamente flessibilità e capacità di affrontare situazioni non familiari. Sì, ci insegna a uscire dalle nostre zone di comfort, ad essere intraprendenti e ad apprezzare la bellezza della spontaneità. Posso vedere come il viaggio possa essere un'esperienza trasformativa e che cambia la vita per molte persone. Lo è davvero, John. Allarga i nostri orizzonti, favorisce l'empatia e crea connessioni con persone di diversa estrazione sociale. Beh, mi hai sicuramente ispirato a intraprendere altre avventure di viaggio e ad abbracciare le esperienze arricchenti che offrono. Sono felice di sentirlo, John. Il mondo aspetta di essere esplorato e c'è così tanto da scoprire e imparare. Ecco la gioia del viaggio, la bellezza dello scambio culturale e i ricordi duraturi che creiamo lungo la strada. Complimenti, John. Continuiamo a esplorare, imparare e crescere attraverso i nostri viaggi, vicini e lontani. Assolutamente, Anna. Abbracciamo le meraviglie del mondo e continuiamo ad arricchirci con le nostre esperienze. Lezione 9. Pianificazione efficiente del viaggio. Anna, quando si tratta di viaggiare, ho imparato che la pianificazione è fondamentale. È importante controllare gli orari e pianificare il percorso in anticipo. Assolutamente, John. Avere un itinerario ben congegnato può farti risparmiare tempo, denaro e stress inutile durante il viaggio. Come organizzi di solito i tuoi viaggi? Hai delle strategie che puoi condividere? Una delle prime cose che faccio è ricercare la destinazione e fare un elenco di attrazioni e attività imperdibili. È un ottimo punto di partenza. Aiuta ad avere un'idea chiara di ciò che vuoi provare ed esplorare. Una volta che ho la mia lista, do la priorità alle attrazioni in base alla loro vicinanza e al tempo che ho a disposizione. Questo ha senso. È importante essere realistici e dedicare abbastanza tempo a ciascuna attività o luogo turistico. Assolutamente. È meglio godersi appieno alcuni luoghi piuttosto che attraversarne tanti, e non apprezzarli appieno. Come decidete la modalità di trasporto per spostarvi durante il viaggio? Dipende dalla destinazione, John. A volte il trasporto pubblico è comodo ed economico, mentre in altri casi, noleggiare un'auto può essere più pratico. Capisco. È bene considerare fattori come il sistema di trasporto locale, l'accessibilità e la distanza tra le attrazioni. Sicuramente. Scegliendo la modalità di trasporto più adatta, puoi rendere la tua esperienza di viaggio più fluida e piacevole. Hai qualche consiglio per evitare lunghe code e affollamenti nelle famose attrazioni turistiche? Una strategia efficace è quella di visitare i siti più famosi la mattina presto o più tardi nel corso della giornata, quando la folla è meno affollata. Questo è un approccio intelligente. Ti permette di evitare la fretta e vivere un'esperienza più tranquilla. Inoltre, l'acquisto anticipato dei biglietti online può aiutarti a evitare lunghe code e a risparmiare tempo. Questo è un ottimo consiglio. Vale sempre la pena verificare se le attrazioni offrono biglietti online o opzioni saltafila. Assolutamente. Un po' di pianificazione preliminare può fare molto per massimizzare il tempo e ridurre al minimo i tempi di attesa.
Che ne dici delle opzioni per la ristorazione durante i tuoi viaggi? Come decidi dove mangiare? Mi piace ricercare in anticipo la cucina locale e i ristoranti più famosi. Leggere recensioni e consigli può aiutarmi a trovare posti autentici e deliziosi dove mangiare. Questa è una buona strategia. Assaggiare piatti locali e conoscere la cultura culinaria di un luogo è sempre il momento clou di ogni viaggio. Sicuramente lo è, John. Il cibo è una finestra sulla cultura e le tradizioni di una destinazione. Hai qualche consiglio finale per una pianificazione efficiente del viaggio? Un consiglio importante è quello di essere flessibili e lasciare spazio a scoperte o modifiche inaspettate nei piani. Questo è un ottimo punto. A volte le esperienze più memorabili accadono quando ci discostiamo dal piano originale. Esattamente. È importante avere una struttura per il viaggio, ma anche lasciare spazio alla spontaneità e a nuove avventure. Bene, Anna, le tue intuizioni e i tuoi consigli sono stati incredibilmente utili. Mi assicurerò di applicarli nei miei viaggi futuri. Sono felice di sentirlo, John. Spero che questi consigli rendano i tuoi viaggi più piacevoli e privi di stress. Grazie per aver condiviso la tua saggezza, Anna. Ecco una pianificazione efficiente dei viaggi e avventure indimenticabili. Complimenti, John. Che i vostri viaggi futuri siano pieni di esperienze meravigliose e ricordi preziosi. Assolutamente, Anna. Abbracciamo la gioia di esplorare nuovi posti e trarremo il massimo da ogni viaggio che intraprendiamo. Lezione 10. Anticipare il rilassamento. Anna, mi sento piuttosto esausta ultimamente. Non succede molto, non vedo l'ora di rilassarmi. Che ne dici di te? Posso capirlo, John. A volte abbiamo tutti bisogno di una pausa per ricaricarci e ringiovanire. Inoltre non vedo l'ora di passare un po' di tempo libero. È importante dare priorità alla cura di sé e trovare modi per rilassarsi. Di solito come fai a rilassarti e ricaricarti, Anna? Uno dei miei modi preferiti per rilassarmi è leggere un buon libro. Mi permette di fuggire in mondi diversi e dimenticare lo stress della vita quotidiana. Leggere è davvero un ottimo modo per rilassarsi. Lo trovo calmante e mi aiuta a spostare la mia attenzione su qualcosa di piacevole. Assolutamente. È come prendersi una vacanza mentale senza lasciare il comfort di casa. Oltre alla lettura, hai altre attività per rilassarti? Mi piace anche praticare yoga e meditazione. Mi aiutano a trovare la pace interiore e a portare un senso di calma sia nella mia mente che nel mio corpo. Sembra meraviglioso. Impegnarsi in attività consapevoli può davvero aiutare a ridurre lo stress e promuovere il benessere generale. Sicuramente. È importante trovare attività che risuonino in te e ti portino gioia e tranquillità. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Ognuno ha modi diversi di trovare il relax ed è essenziale scoprire cosa funziona meglio per noi individualmente. Assolutamente, John. Si tratta solo di consapevolezza di sé e di ascolto di ciò di cui la nostra mente e il nostro corpo hanno bisogno. Oltre al relax individuale, hai qualche idea sulla pianificazione di attività per il tempo libero con amici o persone care? Trascorrere del tempo di qualità con i propri cari può anche essere incredibilmente rilassante e rigenerante. È un'occasione per connettersi e creare ricordi duraturi.
Sono d'accordo. Che si tratti di fare una passeggiata insieme, fare un picnic o semplicemente godersi la reciproca compagnia, aggiunge un ulteriore livello di gioia e relax. Assolutamente, John. Le connessioni sociali e le relazioni significative sono essenziali per il nostro benessere generale. Bene, Anna, ti auguro un momento rilassante e rigenerante. Cogli l'occasione per ricaricarti e fare cose che ti danno gioia. Grazie, John. Ti auguro lo stesso. Che tu possa trovare il relax e la tranquillità che cerchi. Ecco il potere del relax e della cura di sé. Cogliamo l'opportunità di rilassarci e trovare un equilibrio nella nostra vita. Complimenti, John. Che possiamo sempre dare priorità al nostro benessere e trovare momenti di pace e relax in mezzo alla frenesia della vita. Assolutamente, Anna. Facciamo della cura di sé e del relax una priorità, sapendo che contribuiscono alla nostra felicità e realizzazione generale. Lezione 11. Raffreddare l'impasto. Anna, sono felice di preparare dei biscotti oggi. Avete raffreddato la pasta? Sì, l'ho raffreddato per un paio d'ore. Raffreddare l'impasto aiuta a rassodarlo e permette ai sapori di svilupparsi. Questo è fantastico. L'impasto freddo di solito produce biscotti con una consistenza migliore e previene un'eccessiva diffusione durante la cottura. Assolutamente. Inoltre aiuta i sapori a fondersi, dando vita a un prodotto finale più delizioso. Per quanto tempo fate raffreddare di solito l'impasto? Dipende dalla ricetta, ma in genere lo faccio raffreddare per almeno un'ora o due. Alcune ricette potrebbero richiedere tempi di raffreddamento più lunghi. Capisco. Quindi, la pazienza è fondamentale quando si tratta di ottenere i migliori risultati in pasticceria. Sicuramente, John. Le cose buone arrivano a chi sa aspettare, specialmente quando si tratta di cucinare. Oltre ai biscotti, ci sono altri tipi di pasta che traggono beneficio dal raffreddamento? Sì, ci sono molti impasti che traggono beneficio dal raffreddamento. Le croste delle torte, ad esempio, si sfaldano quando l'impasto viene raffreddato prima di stenderlo. Questo è buono a sapersi. Raffreddare l'impasto sembra essere una tecnica comune in cottura per ottenere risultati ottimali. Assolutamente. È un semplice passaggio che può fare una grande differenza nella qualità complessiva dei tuoi prodotti da forno. Non vedo l'ora di assaggiare i biscotti. L'impasto freddo spesso produce biscotti dalla consistenza gommosa ma tenera. Sono sicuro che risulteranno deliziosi, John. L'impasto freddo aiuta i biscotti a mantenere la loro forma e assicura un boccone soddisfacente. Apprezzo i tuoi consigli, Anna. È sempre utile imparare i piccoli trucchi che possono elevare le nostre abilità culinarie. Sono lieto di aver potuto condividere le mie conoscenze, John. La cottura al forno è un modo meraviglioso per esprimere la creatività e portare gioia agli altri. Anzi, Anna. L'aroma dei prodotti appena sfornati e la gioia che portano sono davvero speciali. La cottura al forno può essere una forma di cura di sé e un modo per mostrare amore a chi ci circonda. Bene, Anna, ti sono grata per i tuoi consigli su come raffreddare la pasta. Andiamo avanti e cuociamo quei biscotti. Assolutamente, John. Godiamoci il processo e assaporiamo le dolci ricompense della nostra avventura culinaria. Ecco l'arte della pasticceria e la magia che accade in cucina. Che i nostri biscotti si rivelino deliziose delizie.
Complimenti, John. Che le nostre prelibatezze da forno portino sorrisi e calore ai nostri cuori e a coloro che le gustano. Assolutamente, Anna. Abbracciamo la gioia di cucinare e creiamo insieme deliziosi ricordi. Lezione 12. Rimanere al passo con le tendenze del settore. Anna, stavo pensando a come possiamo stare al passo con le tendenze del settore. Avete qualche suggerimento? Assolutamente, John. Un ottimo modo è partecipare a conferenze relative al nostro campo. Offrono preziose informazioni e opportunità di networking. Buona idea, Anna. Le conferenze riuniscono esperti del settore e forniscono una piattaforma per conoscere gli ultimi sviluppi. Davvero, John. È un'opportunità per acquisire nuove conoscenze, scoprire tendenze emergenti e entrare in contatto con professionisti che la pensano allo stesso modo. Oltre alle conferenze, ci sono altri modi per rimanere aggiornati sulle tendenze del settore? Sicuramente. Leggere pubblicazioni di settore, blog e newsletter è un altro metodo efficace. Forniscono aggiornamenti e analisi regolari. Sono d'accordo. È importante rimanere informati ed essere consapevoli dei cambiamenti in atto nel nostro settore. Assolutamente, John. L'apprendimento continuo e l'aggiornamento con le tendenze del settore ci aiutano a rimanere competitivi e adattabili. Hai risorse o pubblicazioni specifiche che ritieni utili? Sì, ci sono diverse riviste di settore e piattaforme online affidabili che coprono le ultime tendenze e approfondimenti. Posso condividere con te alcuni consigli. Sarebbe fantastico, Anna. È sempre utile avere un elenco accurato di risorse a cui fare riferimento. Mi assicurerò di compilare una lista per te, John. Comprenderà una varietà di fonti per soddisfare diversi interessi e aree del nostro settore. Apprezzo il tuo impegno, Anna. Avere accesso a informazioni affidabili e aggiornate è fondamentale per la crescita professionale. Non potrei essere più d'accordo, John. È importante investire tempo e impegno per rimanere informati ed evolversi con il nostro settore. Oltre a partecipare a conferenze e leggere, ci sono altre strategie che possiamo utilizzare? Anche partecipare a forum e community online legati al nostro settore può essere utile. Forniscono una piattaforma per la discussione e la condivisione delle conoscenze. Questo è un ottimo punto, Anna. L'interazione con i colleghi del settore e lo scambio di idee possono portare a informazioni preziose e nuove prospettive. Assolutamente, John. La collaborazione e il networking svolgono un ruolo significativo nel rimanere connessi e aggiornati. Bene, Anna, ti sono grata per i tuoi suggerimenti. Facciamo uno sforzo consapevole per rimanere aggiornati con le tendenze del settore e continuare il nostro sviluppo professionale. Sicuramente, John. Rimanendo informati e abbracciando l'apprendimento permanente, possiamo prosperare nelle nostre carriere e contribuire in modo significativo al nostro settore. Alla ricerca della conoscenza e all'impegno a stare al passo con le tendenze del settore. Che possiamo essere sempre all'avanguardia nell'innovazione e nel progresso. Complimenti, John. Cogliamo le opportunità per imparare, crescere e avere un impatto positivo nei nostri percorsi professionali. Assolutamente, Anna. Restiamo curiosi, adattivi e di mentalità aperta mentre navighiamo nel panorama in continua evoluzione del nostro settore. Lezione 13.
Previsioni meteo chiare. Hai controllato le previsioni, Anna? Cosa dice del tempo oggi? Secondo le previsioni, dovrebbe rimanere sereno tutto il giorno. Nessun segno di pioggia o nuvole in vista. Questa è un'ottima notizia. Il bel tempo significa che possiamo pianificare le attività all'aperto senza interruzioni. Assolutamente, John. È l'occasione perfetta per godersi un po' di sole e aria fresca. Stavo pensando di fare un'escursione. Il bel tempo renderebbe l'esperienza ancora più piacevole. L'escursionismo sembra meraviglioso, John. I cieli limpidi offriranno panorami mozzafiato e un piacevole ambiente escursionistico. Anzi, Anna. È incredibile come il tempo possa migliorare le nostre esperienze all'aperto. Assolutamente. Che si tratti di escursioni, picnic o semplicemente di fare una passeggiata, il bel tempo aggiunge un tocco di magia alle nostre avventure all'aria aperta. Hai altri piani per la giornata, considerando le chiare previsioni? Ho pensato di portare fuori il mio tappetino da yoga e praticare yoga nel parco. Il bel tempo creerebbe un'atmosfera pacifica e serena. Sembra un'idea fantastica, Anna. Lo yoga nella natura può essere incredibilmente rigenerante e calmante. Non potrei essere più d'accordo, John. La combinazione di aria fresca, ambiente naturale e cielo limpido può migliorare la connessione mente-corpo. Oltre alle attività all'aperto, il bel tempo ci permette anche di fare giardinaggio o semplicemente rilassarci nel nostro giardino. Assolutamente, John. Il giardinaggio può essere terapeutico, e avere una giornata limpida ci dà l'opportunità di prenderci cura delle nostre piante e goderci la bellezza della natura. È incredibile come il tempo possa influire sui nostri stati d'animo e sulle attività che scegliamo di intraprendere. Davvero, John. Il nostro legame con la natura e gli elementi è profondo, e il bel tempo ci offre un'esperienza positiva ed edificante. Bene, Anna, sono grata per le chiare previsioni. Ci apre un mondo di possibilità per goderci appieno la giornata. Assolutamente, John. Sfruttiamo al massimo questo clima sereno e creiamo bellissimi ricordi. Ecco i cieli sereni e la gioia che portano. Che possiamo apprezzare la bellezza della natura e cogliere ogni opportunità per abbracciare la vita all'aria aperta. Complimenti, John. Immergiamoci nelle meraviglie del bel tempo, e troviamo la felicità nei momenti più semplici. Assolutamente, Anna. Amiamo il dono del bel tempo e godiamoci la libertà e la serenità che ci offre. Lezione 14. Esplorazione della cucina locale. Ogni volta che viaggio, adoro provare la cucina locale. Aggiunge un sapore unico al mio viaggio. Qual è il piatto più particolare che hai provato? Oh, ci sono così tanti piatti deliziosi e unici là fuori, John. Uno che spicca è il balut, una prelibatezza filippina. È un uovo di anatra fecondato con un embrione parzialmente sviluppato all'interno. Sembra intrigante, Anna. È affascinante come culture diverse abbiano i loro piatti distintivi. Assolutamente, John. Esplorare la cucina locale ci permette di comprendere e apprezzare le diverse tradizioni culinarie di tutto il mondo. Hai provato altri piatti unici provenienti da diversi paesi? Sì,
Ho provato anche la haggis, un piatto tradizionale scozzese a base di cuore, fegato e polmoni di pecora, mescolato con cipolle, spezie e avena. È piuttosto avventuroso, Anna. È incredibile come certi piatti possano essere così profondamente radicati nella cultura e nella storia di un paese. Davvero, John. Il cibo ha il potere di raccontare storie e connetterci a un luogo e alla sua gente. Ci sono altri piatti unici che hai incontrato durante le tue avventure culinarie? Un altro piatto interessante che ho provato sono le escamoles, larve di formica raccolte dalle radici delle piante di agave. È considerata una prelibatezza in Messico. Wow, è sicuramente qualcosa di cui non ho mai sentito parlare prima, Anna. È affascinante come gli ingredienti e le tradizioni locali plasmino la cucina di una regione. Assolutamente, John. Esplorare la cucina locale non solo delizia le nostre papille gustative, ma approfondisce anche la nostra comprensione del patrimonio culturale. Non potrei essere più d'accordo, Anna. È un modo meraviglioso per immergerci nello stile di vita e nelle tradizioni locali. Davvero, John. Il cibo può essere una porta per scoprire il cuore e l'anima di un luogo. Bene, Anna, ti sono grata per le tue intuizioni su piatti unici provenienti da diversi paesi. Ha suscitato ancora di più la mia curiosità. Sono felice di sentirlo, John. Esplorare la cucina locale è un modo eccitante e delizioso per abbracciare la ricchezza del nostro mondo. Ecco la gioia dell'esplorazione culinaria e dei sapori che ci trasportano in diversi angoli del globo. Che possiamo continuare ad assaporare e apprezzare la diversità delle cucine locali. Complimenti, John. Intraprendiamoci in avventure culinarie, un piatto alla volta, e creiamo ricordi gastronomici indimenticabili. Assolutamente, Anna. Apriamoci a nuovi sapori, consistenze e aromi e lasciamo che la cucina locale sia la nostra guida per esperienze di viaggio indimenticabili. Lezione 15. Prossime destinazioni di viaggio. Sto pensando di fare un viaggio il mese prossimo. Non vedo l'ora di esplorare un posto nuovo. E tu, Anna? Oh, anche a me piace viaggiare, John. Il mese prossimo, sto pensando di visitare un'affascinante città di mare. È nella mia lista dei desideri da un po'. Sembra meraviglioso, Anna. Le città di mare hanno un fascino unico e offrono un'atmosfera rilassante. C'è un motivo particolare per cui hai scelto quella destinazione? Sono sempre stato attratto dal suono rilassante delle onde e dalla bellezza dei paesaggi costieri. Voglio provare la tranquillità e la serenità del mare. Sembra incredibilmente pacifico, Anna. È incredibile come diverse destinazioni offrano esperienze diverse e soddisfino le nostre preferenze individuali. Assolutamente, John. Esplorare nuovi luoghi amplia i nostri orizzonti e arricchisce la nostra comprensione del mondo. Hai in mente attività o attrazioni specifiche per la tua vacanza al mare? Ho intenzione di fare lunghe passeggiate lungo la spiaggia, assaporare pesce fresco e immortalare tramonti mozzafiato con la mia macchina fotografica. Sarà una miscela perfetta di relax ed esplorazione. Sembra un itinerario delizioso, Anna. Ti auguro di trascorrere un momento memorabile immortalando la bellezza della città di mare. Grazie, John. Non vedo davvero l'ora. Che ne dici di te? Stai considerando una destinazione particolare?
Sono propenso a una regione montuosa, Anna. Adoro fare escursioni ed essere circondata da paesaggi mozzafiato. È un ottimo modo per riconnettersi con la natura. Sembra incredibile, John. Le montagne offrono un diverso tipo di bellezza e un senso di avventura. Hai in mente sentieri o cime specifici? Ho sentito parlare di un sentiero impegnativo che porta a una splendida vetta di montagna. È noto per le sue viste panoramiche e per il senso di soddisfazione che ne deriva. Sembra un'esperienza esaltante, John. Fare un'escursione sulla cima di una montagna ed essere ricompensati da panorami mozzafiato è davvero speciale. Assolutamente, Anna. La sensazione di essere lassù, circondati dalla grandezza della natura, è indescrivibile. Non potrei essere più d'accordo, John. Sono momenti come questi che ci ricordano le meraviglie del nostro pianeta. Beh, Anna, sembra che entrambi abbiamo piani di viaggio entusiasmanti per il mese prossimo. Che i nostri viaggi siano pieni di scoperte, gioia ed esperienze indimenticabili. Davvero, John. Abbracciamo il brivido dell'esplorazione e creiamo bellissimi ricordi nei luoghi che visitiamo. Ecco l'attesa di nuove avventure e l'emozione di scoprire tesori sconosciuti. Che i nostri viaggi accendano la nostra curiosità e ci lasciano ispirare. Complimenti, John. Intraprendiamo i nostri rispettivi viaggi con cuore e mente aperti, pronti ad abbracciare la magia del viaggio. Assolutamente, Anna. Cogliamo l'opportunità di esplorare, imparare e crescere mentre mettiamo piede in nuove destinazioni. Lezione 16. Partenza dall'aeroporto. Sono su Virgin Atlantic per il mio volo. Conosci per caso il numero del gate, Anna? Fammi controllare, John. Sì, il suo volo parte dal gate 23. Non dimenticare di controllare le schermate dell'aeroporto per eventuali aggiornamenti dell'ultimo minuto. Grazie Anna. Ti ringrazio per il tuo aiuto. È sempre bene avere il numero del gate a portata di mano per garantire una partenza senza intoppi. Assolutamente, John. Conoscere in anticipo il numero del gate fa risparmiare tempo e ci aiuta a navigare in aeroporto in modo più efficiente. Anche tu sei in viaggio oggi, Anna? Sì, volo con una compagnia aerea diversa. Controllerò la mia carta d'imbarco per vedere a quale gate devo recarmi. È sempre emozionante vedere diverse compagnie aeree e passeggeri riunirsi in aeroporto. È come un centro di viaggi diversi. Sono d'accordo, John. Gli aeroporti hanno un'atmosfera vivace con persone di ogni ceto sociale, ognuna con la propria destinazione e il proprio scopo. Questo è ciò che rende il viaggio così affascinante. È un'opportunità per entrare in contatto con persone di culture e background diversi. Assolutamente, John. Allarga la nostra prospettiva e ci ricorda la vastità e la diversità del nostro mondo. Trovo il processo di imbarco e decollo sull'aereo piuttosto elettrizzante. È l'inizio di una nuova avventura. Non potrei essere più d'accordo, John. L'attesa aumenta man mano che ci accomodiamo ai nostri posti e ci prepariamo per il decollo. E una volta in aria, possiamo goderci le viste mozzafiato dall'alto e la sensazione di essere sospesi tra due mondi. È un'esperienza unica, davvero. Vedere il mondo da una prospettiva a volo d'uccello ci offre una prospettiva diversa sul nostro pianeta. Hai mai avuto esperienze memorabili durante i tuoi voli, Anna?
Sì, ricordo una volta in cui l'assistente di volo mi ha sorpreso con una piccola torta di compleanno durante il volo. Ha reso quel viaggio ancora più speciale. È adorabile, Anna. È commovente quando le compagnie aeree fanno il possibile per far sentire i passeggeri apprezzati e celebrati. Lo è davvero, John. Questi piccoli gesti possono fare una grande differenza e creare ricordi duraturi. Beh, Anna, è meglio che vada al gate 23 adesso. Grazie ancora per avermi aiutato con il numero del gate. Benvenuto, John. Buon volo e buon viaggio. Buon viaggio. Grazie Anna. Buon viaggio anche per te, ovunque sia la tua destinazione. Fino alla prossima volta. Lezione 17. Massimizzare la produttività. Ultimamente faccio fatica a rimanere aggiornato sui miei compiti. C'è così tanto da fare e voglio sfruttare al massimo le mie giornate. Capisco, John. Può essere difficile gestire le nostre responsabilità e assicurarci di utilizzare il nostro tempo in modo efficace. Esattamente, Anna. Sento che ci sono sempre delle distrazioni che mi allontanano da ciò che devo realizzare. Una strategia che ha funzionato per me è la creazione di una lista di cose da fare. Mi aiuta a rimanere organizzato e a dare priorità alle mie attività. Ottima idea, Anna. Ci proverò. Avere un elenco chiaro delle cose da affrontare può fornire un senso di orientamento e concentrazione. Assolutamente, John. Un altro consiglio è quello di suddividere le attività più grandi in attività più piccole e più gestibili. Li fa sentire meno opprimenti. Capisco come sarebbe utile. È più facile rimanere motivati e tenere traccia dei progressi quando le attività sono di piccole dimensioni. Sicuramente, John. E non dimenticate di assegnare fasce orarie specifiche per ogni attività. Aiuta a creare un programma strutturato e previene la procrastinazione. Ottima osservazione, Anna. Spesso sottovaluto la durata di alcuni compiti e questo mi rovina tutta la giornata. Stabilire tempistiche realistiche è fondamentale. Assolutamente. La gestione del tempo è fondamentale per massimizzare la produttività. È importante essere consapevoli di come allociamo il nostro tempo ed evitare inutili attività che fanno perdere tempo. Hai ragione, Anna. Devo essere più disciplinato ed evitare di farmi prendere da distrazioni come i social media o l'eccessivo multitasking. È una sfida comune, John. Ridurre al minimo le distrazioni e rimanere concentrati richiede autodisciplina, ma ne vale la pena per aumentare la produttività. Ci lavorerò sicuramente. Un'altra cosa che ho sentito è utile fare delle brevi pause tra un'attività e l'altra per ricaricarsi ed evitare il burnout. Ottimo suggerimento, John. Il nostro cervello ha bisogno di momenti di riposo per rimanere attivo e mantenere la produttività durante il giorno. Assolutamente, Anna. Si tratta solo di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e riposo. Le pause di qualità possono effettivamente migliorare la nostra efficienza complessiva. Non potrei essere più d'accordo, John. E non dimentichiamo l'importanza di prenderci cura di noi stessi attraverso un sonno adeguato, un'alimentazione e un esercizio fisico adeguati. Hai assolutamente ragione, Anna. Quando diamo priorità al nostro benessere, abbiamo più energia e concentrazione per affrontare i nostri compiti in modo efficace. Bene, John, ecco come migliorare la gestione del tempo,
aumentare la produttività e sfruttare al massimo le nostre giornate. Assolutamente, Anna. Complimenti per quello. Implementiamo queste strategie e creiamo una routine quotidiana più produttiva e soddisfacente. Lezione 18. Navigazione in aeroporto. Sto cercando i negozi duty free. Sai dove si trovano, Anna? Sì, John. Si trovano al secondo piano, subito dopo i controlli di sicurezza. È utile, Anna. Mi piace sempre curiosare nei negozi duty free prima del mio volo. Hanno una vasta selezione di prodotti, dai cosmetici e profumi all'elettronica e ai souvenir. Mi assicurerò di controllarli. È un'occasione perfetta per comprare dei regali per la mia famiglia e i miei amici. Assolutamente, John. Gli acquisti duty free consentono di acquistare articoli a un prezzo più conveniente rispetto ai normali negozi al dettaglio. Questo è un bonus. Posso risparmiare acquistando prodotti di qualità. Sicuramente. Ricorda solo di controllare le franchigie e le restrizioni per gli articoli duty free, soprattutto se viaggi all'estero. Lo terrò a mente, Anna. È importante rispettare le normative doganali per evitare problemi. Esattamente. E parlando del secondo piano, ci sono anche diversi ristoranti e caffè. Questo è buono a sapersi. Potrei mangiare un boccone prima del volo. È un'ottima idea, John. Gustare un pasto o una tazza di caffè può rendere più piacevole il tempo di attesa. Assolutamente. È bello sedersi, rilassarsi e assaporare un delizioso pasto prima del viaggio. E se hai preferenze o restrizioni dietetiche specifiche, assicurati di chiedere informazioni sulle opzioni disponibili. Grazie per il promemoria, Anna. Mi assicurerò di chiedere informazioni su eventuali opzioni vegetariane o senza glutine. Benvenuto, John. È importante avere un'esperienza confortevole e piacevole in aeroporto. Sicuramente. Gli aeroporti possono essere affollati e affollati, ma sapere dove trovare i servizi di cui abbiamo bisogno lo rende più facile. È vero, John. Conoscere in anticipo la struttura e le strutture dell'aeroporto può far risparmiare tempo e ridurre lo stress. Sono d'accordo, Anna. Ci consente di navigare in aeroporto in modo più efficiente e di concentrarci sul goderci il viaggio. Assolutamente. Quindi, ricordate che i negozi e i ristoranti duty free si trovano al secondo piano, subito dopo i controlli di sicurezza. Grazie per l'informazione, Anna. Ti ringrazio per il tuo aiuto. È sempre bene essere ben informati. Benvenuto, John. Buon divertimento esplorando i negozi duty free e buon appetito. Viaggi sicuri. Grazie Anna. Trarrò il massimo dalla mia esperienza in aeroporto. Fino alla prossima volta.